Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale su Ferrovie e Miniature. Oggi cominciamo una nuova serie di video dedicata totalmente al digitale. Era da tanto tempo che aspettavamo questo momento, tanti me l'avevate chiesto, io ve l'avevo promesso e quindi finalmente ho trovato uno spazio per poter fare questa intera rubrica dedicata al digitale. Dedicata al digitale nel senso che andremo a guardare step by step tutti quelli che sono i controlli digitali. Parleremo ovviamente nello specifico del mondo del digitale perché ormai ragazzi tutto è digitale, quindi non ci sono più in offerta nel commercio prodotti analogici, anche se vengono ancora venduti come usato, o comunque ci sono ancora alcune marche che propongono qualche modello in analogico, ma ragazzi con i tempi che corrono è impossibile cercare di evadere da questo mondo del digitale, anche perché grazie all'introduzione del digitale oggi possiamo gestire i nostri impianti ferroviari grazie anche a dei software scaricabili sul PC o addirittura nel nostro smartphone o tablet. Quindi ragazzi capite che è necessario avere questa cosa perché ormai il futuro è sempre più veloce, la tecnologia, quindi dobbiamo corrergli dietro, stare al passo e cercare di capire come funziona questo mondo. So che tanti di voi magari hanno un po' di paura all'introduzione di questo settore pensando che sia così difficile, ma ragazzi non potete immaginare quanto sia facile gestire un impianto digitale, specialmente con il fatto che ora è tutto ottimizzato, quindi non ci sono particolari problematiche all'utilizzo di questo sistema, perché ragazzi è proprio come avere un telecomando del televisore e quindi gestire il televisore di casa lo sa fare chiunque. Quindi vi posso garantire che grazie a questi video e grazie anche alla vostra capacità riuscirete da soli a comprendere quello che vi sto raccontando. Sicuramente con l'avanzare di questa rubrica dove parleremo di digitale andremo ad approfondire anche particolari informazioni per la gestione degli impianti, quindi cose un po' più particolari, nel senso che leggermente più difficili, ma queste magari saranno una fase subito dopo l'apprendimento di base, perché con quella fase noi andremo a parlare di semafori, scambi, gestione delle locomotive, cambiamenti dei valori, quindi dei CV nelle locomotive, quindi andare a cambiare le piccole impostazioni di ogni singola locomotiva e andare anche a lavorare sui componenti elettronici che ci sono all'interno di un impianto complesso, quindi quella che può essere come gestire uno switch pilot piuttosto che altri componenti che gestiscono gli impianti dal punto di vista delle manovre. Detto questo, per farvi capire, questo è il primo video, quindi se starete guardando questo video oggi o tra 2 anni vi accorgerete che sotto troverete una serie di playlist che saranno appunto il seguito di questi video fino alla fine. Andremo appunto a guardare step by step tutto quello che riguarda il digitale Flashman, Roku, Pico, ESU, quindi andremo a guardare anche la centrale ESU e poi andremo anche nel mondo di Markley. Tutto questo step by step e andremo a guardare ovviamente anche i singoli gestori. Questo è per esempio il classico multi-mouse della Flashman che è uguale a quello della Roku, non cambia niente. Questo generalmente lo trovate in vendita sia singolarmente o addirittura in kit, oppure lo trovate nei classici star set. Questo è quello che mi avete regalato voi ragazzi, vi ricordate? Grazie di cuore, è ancora qua bello imballato e cominciamo a sfruttarlo prima di poi metterlo nel prossimo plastico in scala N che andremo a costruire nel futuro. Raga, allora in questo video cominciamo appunto, come avete visto dal titolo, un'introduzione di quello che è il mondo del digitale, quindi è una specie di modo per potervi invogliare a entrare, a coloro che magari ancora non ci sono entrati, nel mondo del digitale, quindi cominciare a capire se poter fare questo cambiamento o rimanere ancora in analogico. Vi posso garantire che è semplicissimo, tanti di voi mi hanno scritto via mail o anche su Instagram o anche nei commenti qua sotto che hanno degli impianti in analogico e hanno il terrore di passare a digitale, come se dovessero tirar su l'impianto da capo, quindi sradicare binari, sradicare tutto e ricominciare da capo. No, assolutamente no. Vi posso garantire che l'introduzione al digitale è semplice, nel senso che non occorre smantellare un impianto analogico. Allora, se voi avete un classico impianto analogico di vecchia data,
sapete benissimo che l'avete sfruttato fino a qualche giorno fa utilizzando semplicemente i classici potenziometri che vi permettono di girare il treno a sinistra o a destra, il classico appunto trasformatore. Ecco, sostanzialmente non cambia il modo di alimentare l'impianto, o meglio, cambia soltanto dal punto di vista del concetto e dal punto di vista dell'installazione. O meglio, mi spiego meglio, se voi utilizzate un impianto in analogico tradizionale in un plastico complesso dove dentro avete un sacco di manovre, scambi che avete installato e addirittura magari avete anche dei punti di fermata, i cappi, i classici appunto le classiche racchette, quindi quei classici anelli di ritorno che vi mandano in corto l'impianto e quindi necessariamente avete bisogno di un sistema per gestirlo, o comunque avete sezionato l'impianto proprio per il fatto che nel vostro impianto preferite far viaggiare tante locomotive in analogico e sapete benissimo che per poterlo fare dovevate sezionare tutto l'impianto, e questo ovviamente vi ha creato un sacco di lavoro su questo impianto che potete tranquillamente lasciare lì così com'è, staccare la spina e mettere la spina di questo nuovo sistema digitale, perché sempre con 2 fili andiamo a collegarci sui binari e partiamo totalmente da zero. Cosa dite? Sì, ma se io ho messo i sezionatori cosa devo fare? Assolutamente, per il momento li lasci lì. Dal momento in cui avrai deciso che cosa fare del tuo impianto e passare al digitale, non dovrai fare altro che toglierli o comunque ponticellare tutte quelle tratte che sono state sezionate. Ma di questo ne parleremo praticamente più avanti, perché vi farò vedere anche i dettagli sul pezzo, quindi andando sui plastici a farlo, vi farò vedere come fare manualmente dal punto di vista proprio del cablaggio nei prossimi video, quindi non preoccupatevi, non mancherà questa opportunità di farvi vedere, deve essere arrivato qualche messaggio, di farvi vedere appunto come fare. In questo video introduttivo volevo soltanto darvi un'introduzione a quello che è il mondo del digitale. Sapete benissimo che il mondo del digitale oggi come oggi è offerto da tante case costruttrici di elettronica, ma le più conosciute, le più note, le più commerciali, le più facili sono proprio quelle che trovate già nei sistemi di partenza, come appunto detto poco fa, Flashman e Roku, che sono la stessa famiglia. Oppure abbiamo il classico Pico, che anche quello mi avete regalato voi e grazie di cuore, e poi ci sono tanti altri sistemi di gestione di digitale di altre marche che possono essere Trix o comunque tante altre marche che adesso non stiamo qua a guardare. Ci sono anche marche che non fanno treni ma fanno solamente sistemi di elettronica, che sono tipo la Uhlenbrook, anche se ormai si stanno cominciando a evolvere anche loro, quindi stanno cominciando a fare i primi rotabili, e poi ci sono comunque altre fabbriche tipo appunto la ESU, che comunque sta facendo una serie di locomotive, carri particolarmente super tecnologici che sono in commercio ormai già da tempo, ma si stanno evolvendo sempre di più. Ma il video non dovevamo parlare appunto di marche, perché poi magari di quello ne parleremo in un video dettagliato. Quello che volevo farvi capire era l'introduzione, quindi togliervi quella piccola parte di spavento che magari a qualcuno rimane dentro, del tipo non riesco a fare questo passo proprio perché ho paura. E soprattutto un'altra delle vostre preoccupazioni è il prezzo. Ormai ragazzi i prezzi sono stati adeguati, quindi tanti anni fa, quando era cominciato il mondo del digitale, era molto più complesso, era non per tutti tra virgolette, perché costava veramente tanto. Adesso i prezzi sono sostanzialmente più o meno allineati, quindi non cambia molto, cioè nel senso che stiamo parlando di piccole percentuali in più per quanto riguarda la gestione di un impianto digitale e la gestione di un impianto analogico. Vi ricordo che l'impianto analogico è ancora esistente, nel senso che voi stessi potete comunque gestirvi delle linee in maniera analogica senza alcun problema, nel senso che non siete obbligati a lavorare per forza col digitale, ma vi posso garantire che voi andate sicuramente ad abbattere dei costi, specialmente se volete gestire 3, 4, 5 treni sulla stessa linea. Non dovete fare altro che passare per forza al digitale, perché se volete gestire 3, 4, 5 treni nel mondo dell'analogico avreste la necessità di installare 4-5 trasformatori, e questo già vi fa capire che ogni trasformatore, anche il più scarso, tipo quelli che sono ancora in commercio della Flashman e della Roku, costano 70-80 euro l'uno, quando invece voi con magari
70-80 euro, massimo 120 euro, riuscite ad avere già il kit di partenza del mondo del digitale e gestite quanti treni volete, quindi capite da soli che avete un abbattimento di costi già in partenza. Come dicevo prima, tutti gli impianti digitali possono essere gestiti non solo dai loro diretti gestori, in questo caso piccoli palmari, piccoli gestori fatti anche collegabili anche con i nostri smartphone o comunque con i nostri iPad, tablet, eccetera eccetera, ma possono essere gestiti anche da software, dal PC. Questo ovviamente quando si parla di grandi impianti è necessario, perché ragazzi, se stiamo gestendo una grande ferrovia è proprio paragonabile ad una vera ferrovia, quindi provate a pensare alla centrale ESU che vi farò vedere sicuramente in questi prossimi mesi. La centrale ESU è una di quelle che è in grado di gestire veramente grandi impianti, anche supportata con, diciamo, la collaborazione di un software. Vi permette veramente di gestire una ferrovia infinita, non solo dal punto di vista dei rotabili, ma anche dal punto di vista del gestionale dell'impianto, quindi manovre, semafori, scambi, sistemi di motorizzazione, sistemi di automatismi, sistemi di animazione, quindi i classici animatronic che si trovano all'interno dei plastici e tante altre situazioni di effetti speciali che si possono fare sui plastici, quindi c'è veramente tanta roba, c'è veramente da divertirsi un botto. Ora, detto questo, io direi che questo è il video introduttivo al mondo del digitale, quindi era solo quello di dirvi di non spaventarvi e che comunque è possibile per tutti, è accessibile per tutti. Lo dimostra il fatto che comunque un kit di partenza oscilla dagli 80 ai 100 euro. Poi se volete fare anche un kit di partenza con già dei treni digitalizzati, ecco che ci sono le classiche scatole, i classici star set che vi permettono di partire già stando nel digitale. Una domanda che mi fate in tanti prima di concludere è: possono viaggiare i treni analogici su un impianto digitale? Oppure viceversa, possono viaggiare i treni digitali su un impianto analogico? Ecco, le locomotive analogiche, quindi senza decoder, non possono essere gestite da un sistema digitale, anche dal più semplice come questo, proprio per il fatto che non c'è un collegamento tra il treno, quindi tra il motore, ok, quindi tra la locomotiva e chi deve gestirla. Non c'è un tipo di collegamento, anzi vi sconsiglio fortemente di appoggiare le locomotive analogiche sopra un impianto digitale, e di questo ve ne parlerò ovviamente nei prossimi video, perché capirete quali sono i rischi e quali sono le problematiche che potreste riscontrare con un gesto del genere. Mentre al contrario, se voi avete locomotive digitalizzate, le potete far andare tranquillamente in analogico, nel senso che una locomotiva con il decoder appoggiata su un impianto analogico può funzionare con un trasformatore, anche se anche qui ci sono stati un sacco di dibattiti tra vari esperti del settore, ma vi posso garantire, essendo stato anche negoziante del settore, che è meglio non farlo, perché comunque ormai i sistemi sono sempre più sofisticati, sempre più delicati, che comunque andreste a corrompere quella che è la qualità di quello che state utilizzando. Quindi ve lo sconsiglio vivamente, a meno che voi disinstallate il decoder dalla locomotiva e la locomotiva automaticamente è diventata analogica, perché sapete, anche se comprate una locomotiva già digitalizzata, potete aprirla, e lo vedremo anche più avanti come fare, e disinstallare il decoder e rimettere il suo microchip se ce l'avete, perché se non ce l'avete di default dovete crearvelo voi, procurarvelo, e vedremo come fare. Di conseguenza questo comporta il fatto che la locomotiva è diventata analogica, ok? Però ve lo sconsiglio, perché comunque quando voi appoggiate una locomotiva digitale su un impianto analogico, la corrente che c'è sui binari 12 volts in un trasformatore classico analogico va a lavorare sul sistema di controllo della locomotiva, passando appunto per il decoder, e potrebbe causare comunque piccoli danni, specialmente se la locomotiva è dotata anche di sistemi sonori con effetti speciali. Ve lo garantisco, non fatelo, cioè evitate. Tanti si dicono, anche gli esperti, i negozianti, i rivenditori, che comunque si può fare, ma evitate, perché comunque lo dicono e poi voi lo fate, poi si rompe e poi dovete andare a farvelo riparare, ed ecco che avete speso dei soldi inutili. Evitate di farlo, fate andare il digitale col digitale, l'analogico con l'analogico. Un consiglio che vi posso dare vivamente, se non vi va di buttar via soldi sui decoder, anche perché ragazzi i decoder, ecco una cosa che volevo appunto sottolineare,
il kit iniziale siamo sugli 80-100 euro, o invece se comprate gli Star Set siamo dai 150 ai 200 euro, ma poi le locomotive ulteriori che andrete a comprare hanno un costo diverso da una locomotiva analogica, ok? Quindi ora comunque c'è anche il mercato dell'usato, trovate tantissima roba già pronta, digitalizzata, e anche lì partite dai 100, ok, ai 5, 600, 1000 euro, dipende quello che state andando a cercare, ok? Qui poi parliamo di tutto un altro mondo, perché poi dipende dal modello che state acquistando. Comunque sappiate che i prezzi sono questi. Quindi ovviamente la parte anche di evoluzione dell'impianto ha il suo costo, perché quando voi partite da zero con degli Star Set come questi, o comunque dei kit iniziali dove avete dentro il vostro diciamo multi-mouse con la centralina eccetera, e cominciate a divertirvi su un piccolo impianto, tutto è abbastanza easy, ma quando cominciate a esigere un po' di più del vostro divertimento, quindi diventate esigenti perché volete vedere gli scambi, volete vedere più manovre sul vostro impianto, ecco, questo comporta l'acquisto di ulteriori ampliamenti dal punto di vista dell'elettronica, e quindi eventuali switch pilot per esempio, o motori per poter muovere gli scambi, semafori per gestire gli impianti, le frenate, potete fare i moduli i cosiddetti di retroazione per gestire itinerari eccetera eccetera. Di questo ne parleremo. Ovviamente questi kit di aggiuntiva, quindi questi micro sistemi che andate a comprare a parte dal kit iniziale, hanno dei costi ovviamente abbastanza elevati, molto delicati come componentistica elettronica, ma vi posso garantire che vi faranno divertire veramente tanto, perché il tutto è gestibile non solo dal vostro classico multimouse, ma anche dalle centrali, dai software e dai telefoni, quindi potete fare tanta roba. Bene, non mi dilungo più, altrimenti diventa un video noioso. Questo era un video introduttivo per cominciare a capire dove partire, come partire, perché farlo, perché non farlo. Allora, vi posso garantire che ormai tutti i kit di partenza di digitale hanno le istruzioni in italiano, 99%, sono casi rari se non le trovate, e comunque ci saranno i miei video dove potete appoggiarvi per vedere eventuali problematiche anche di errori, quando vi vengono fuori di strani errori, perché non lo fa, ecco, le motivazioni di qualcosa che non sta funzionando, quali potrebbero essere. Sarò qui pronto per aiutarvi e darvi tutte le informazioni. Adesso questo video finisce qua veramente, e sappiate che ci sarà la playlist dove nel prossimo video andremo a parlare finalmente del nostro multi-mouse e cominceremo a studiarlo step by step dall'inizio alla fine. Quindi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, like, iscrizione e alla prossima. Ciao!